Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene, benvenuti e bentornati sul canale. Oggi terzo video pippone della quarta stagione sudamericana nelle condizioni più difficili mai affrontate per la realizzazione di un video pippone per due motivi. Il primo, il più futile, il più banale, il gestore di questa abitazione mi ha detto: Francesco, per motivi di privacy assolutamente non puoi mostrare l'interno dell'abitazione. Il secondo, molto ma molto più grave dal mio punto di vista, noi ora ci troviamo a Cali in Colombia e da circa 14 giorni a questa parte si sono verificati degli eventi gravissimi, eventi che non si verificavano da oltre 20 anni all'interno del paese. Ora non voglio entrare nel merito perché poi ho paura che trattando determinati argomenti YouTube mi blocchi il video, quindi se curiosi e interessati potete tranquillamente andarlo a cercare online. Detto questo ragazzi, mettiamo da parte questi brutti pensieri e spostiamoci dalla sicurezza geopolitica alla sicurezza in moto. Per chi ci segue da tempo sa benissimo che l'anno scorso, quasi nello stesso periodo, siamo riusciti nell'impresa impossibile, ovvero ricevere un pacco letteralmente dall'altra parte del mondo al nord del Cile, contenente il nuovo CarPlay di casa Chigi Aio 6. E quest'anno abbiamo alzato l'asticella perché il luogo di partenza è stato lo stesso, ma destinazione Cali, Colombia. E vi posso garantire che infilare tutto, destinatario, luogo di arrivo, noi che facciamo una vita itinerante, numero di telefono colombiano, è qualcosa di pazzesco. Ma se guardate questa foto, Mission Impossible terminata. Ma cosa c'è dentro questo enorme pacco? Non una, non due, non tre, ma 4 novità assolute. Per adesso focalizziamoci su lui perché gli altri sono tutti accessori che possiamo aggiungere successivamente. Parliamo del nuovo radar SR1 di casa Chigi, brand che assolutamente non ha bisogno della mia pubblicità perché oggettivamente è il miglior produttore di CarPlay da moto. Io li utilizzo da sempre, da quando li hanno presentati, prima sul BMW GS, quindi con supporto dedicato, per poi passare anche alla Super Tenere che abbiamo qua in Sud America, quindi per tutte le tipologie di moto. Siamo partiti con il modello da 5 pollici per poi passare con il nuovo modello da 6 pollici. Senza perdere tempo passiamo ad un rapido unboxing. All'interno troviamo la centralina, ovvero il cervello, e i 2 indicatori luminosi, mentre sollevandoli dovremmo avere i cavi, uno più spesso che esce dal radar e 2 più sottili dagli indicatori luminosi. Appoggiamolo qua, facciamo largo e tiriamo fuori il tutto. Adesso seguitemi attentamente perché, come è vero che non abbiamo tutte le comodità del nostro garage in Italia, guardate come vi ho sistemato le cose per renderle semplici ed intuitive. Pensate come se questa fosse la parte terminale della moto. Qua troviamo il radar, adesivo 3M da attaccare sotto alla basetta e relative chiavi per regolare l'inclinazione e cambiare il supporto dalla parte bassa alla parte alta, ma poi lo vedremo. Cavo di circa 50 cm di lunghezza che termina con il relativo spinotto. Passando alla parte centrale troviamo lo spinotto femmina che serve appunto per collegarsi con la centralina. Seguendo il cavo troviamo questa prima diramazione. Da questo lato andremo diretti in batteria, infatti vediamo il polo positivo rosso, il polo negativo nero, il cavo giallo, cavo ACC per mettere il dispositivo sotto chiave. Mentre nell'altra direzione troveremo un nuovo sdoppiatore per terminare con 2 attacchi, uno per l'indicatore di sinistra e l'altro per l'indicatore di destra. Inoltre abbiamo 2 piastrine in ferro con un foro per una vite da 10, con una parte piana che serve per poter attaccare tramite l'adesivo 3M gli indicatori luminosi. Fascette in gomma per bloccare i cavi al lavoro finito, fascette in plastica e 2 rubacorrente e le immancabili istruzioni in inglese e in cinese che dopo una presentazione del genere potete tranquillamente buttare nel cassonetto. Tornando alla centralina possiamo togliere il coperchio sopra dove all'interno troviamo 2 filettature con la chiave in dotazione allentare la vite che ovviamente serve per regolare l'inclinazione. Senza togliere la vite totalmente ruotiamo la basetta fino a fine corsa in modo da avere lo spazio per infilare l'altra chiave, la più piccolina, per allentare le 2 viti sotto. Via la prima e via anche la seconda. Con lo stesso concetto del coperchio possiamo sollevare e togliere il supporto. Praticamente il radar è un quadrato con l'attacco perfettamente simmetrico. Questo serve perché deve essere posizionato con la scritta come la vedete, ovvero leggibile. Non possiamo posizionarlo ruotato di 180 gradi. Avere la doppia soluzione di ancoraggio serve per poterlo attaccare alla coda della moto sia nella parte alta che nella parte bassa. La base del supporto ha questi tagli per potersi adeguare a superfici bombate. Posizionato dal lato che ci serve andiamo ad incollare l'adesivo 3M tagliato su misura. Ok,
Ok. Prima di scendere in garage e di installarlo sulla Tenerona, un radar a cosa serve? L'intelligenza artificiale che oramai è entrata all'interno delle nostre vite mi suggerisce che è un sistema elettronico in grado di rilevare per mezzo di ecoradio la presenza di bersagli distanti, cooperanti o non cooperanti, e di misurarne distanza, posizioni angolari e velocità. Infatti il radar è il sistema utilizzato nelle auto con guida autonoma. Se avete visto il video del GS 1003 inerente il cambio automatico ASA, vi ho parlato anche del cruise control adattivo. Praticamente la moto riesce a mantenere la distanza impostata dall'auto che ci precede, accelerando e frenando in autonomia. Guardate, per pura curiosità ho inserito il cruise control adattivo ed anche se ho selezionato 114 km/h, ovviamente mantiene la distanza impostata rispetto al veicolo che ci precede. Se mi sposto a sinistra sicuramente accelera per raggiungere appunto la velocità impostata. Ma se noi abbiamo una moto come la Tenerona che effettivamente inizia ad appartenere al periodo del Paleolitico, noi con questo dispositivo cosa ci facciamo? Partendo dall'informazione importantissima che questo dispositivo possiamo installarlo in tutte le moto, dalla prima del 1885 fino all'ultima del 2026, passando poi al primo punto che la guida autonoma per fortuna non ci interessa perché ci piace guidare le moto. Secondo punto, cruise control adattivo. Capite benissimo che implementare un radar in una moto che ha l'acceleratore a cavo oppure non ha il cruise control è praticamente impossibile. Arriviamo all'ultimo punto, ovvero quello che ci interessa. Con questo dispositivo possiamo aggiungere il radar per rilevare l'angolo cieco, praticamente avere quella funzione, ovvero quel triangolino che vediamo nelle moto di ultima generazione presente sullo specchietto. Qua sta rallentando, il triangolino giallo sullo specchietto indica appunto che sopraggiungono auto, quindi l'angolo cieco funziona benissimo. A questo punto qualcuno potrebbe dire: Francesco, ma tu con il CarPlay della Cighi e le telecamere già avevi il rilevamento dell'angolo cieco. Verissimo, infatti se guardiamo lo schermo può capitare in determinati contesti di vedere delle barre verticali sia a destra che a sinistra e anche nella parte bassa. Ma attenzione, perché quel tipo di rilevamento avviene tramite un software e le telecamere. Abbiamo quindi un rilevamento visivo, mentre con l'utilizzo del radar alziamo l'asticella per quanto riguarda la precisione e la sicurezza, e nel caso specifico utilizza il miglior sistema, il sistema premium per quanto riguarda il radar presente sul mercato, in quanto lavora a 77 GHz, ovvero 77 miliardi di cicli al secondo ad onde corte, con un raggio d'azione di circa 70 metri, un angolo orizzontale di 110 gradi ed un angolo verticale di 90 gradi. Tutto questo si traduce in una precisione elevatissima, ma la cosa più importante, dato che parliamo dell'utilizzo in moto, è l'affidabilità in condizioni estreme, perché un radar ci vede sempre, ci vede di notte, ci vede con una nebbia fitta, con una pioggia intensa, con la neve. Inoltre l'utilizzo dell'alta frequenza a 77 GHz rispetto ad esempio ai 24 è il vantaggio costruttivo, perché l'alta frequenza ci permette di avere un chip, un'antenna più piccoli per dimensioni, restituendo di conseguenza un impatto generale migliore che non vada ad intaccare il design della moto. Tornando alla protezione, gli ingegneri della Cighi hanno aggiunto qualcosa che va oltre alla sicurezza attiva. La sicurezza attiva è data da due LED che possiamo appiccicare in qualsiasi punto della moto. Tra l'altro guardate il dettaglio della costruzione nelle tre facce per avere una maggiore visibilità. Personale consiglio la posizione esatta delle luci, dato che parliamo di rilevamento dell'angolo cieco, è o alla base dello specchietto con le staffe in dotazione, o lungo l'asta dello specchietto, o all'interno dello specchietto stesso, praticamente in una posizione dove l'occhio guarda in caso di cambio di direzione. Ma torniamo alla sicurezza passiva, che è molto interessante. Infatti focalizzate lo sguardo su questa barra. Questa è una luce strobo ad alta intensità che non ci avverte in prima persona perché noi non la vediamo, però avverte le persone che ci seguono. Vi faccio un esempio: se il radar all'interno del suo raggio di azione rileva qualcosa di anomalo, tipo una macchina che sopraggiunge ad alta velocità, la luce lampeggerà per aumentare la nostra visibilità. È un po' come le luci che troviamo sotto ai sellini dei ciclisti, solo che in quel caso lampeggiano sempre. In questo caso, grazie al sistema, lampeggerà solo se effettivamente c'è un pericolo. Tutti e tre i LED sono super visibili sotto la luce del sole, ma anche in questo caso non hanno lasciato nulla al caso, perché il radar dispone di un sensore luce ambientale, quindi al calare della luminosità esterna diminuirà l'intensità della luce di tutti i LED. E questa cosa che avverte chi ci segue mi auguro che venga copiata da tutti i produttori di moto, perché la visibilità in moto non è mai troppa.
Entrando ancora più nei dettagli, è P68 e P69, quindi resiste alle peggiori condizioni, ma importantissimo è che supporta il sistema di aggiornamento OTA via Bluetooth senza fili. Tramite l'applicazione potremmo aggiornare i 4 sistemi di rilevamento. Il primo è il rilevamento dell'angolo cieco, di cui abbiamo già parlato. Il secondo è l'avviso attivo di sorpasso. Pensate a quelle situazioni in cui ci troviamo nella corsia di sorpasso e dobbiamo rientrare. Può capitare, capita spesso anche nelle nostre autostrade, che qualcuno sopraggiunge dalla destra. In quel caso il sistema ci avvertirà. Il terzo algoritmo si occupa dell'assistente cambio intelligente. Questo è un po' più difficile da spiegare, ma ci proviamo con la clip del GS1300. Se guardate, io ho impostato il cruise control adattivo alla velocità di 114 km/h e una distanza di sicurezza dal veicolo che ci precede, e la moto in maniera perfetta segue il veicolo mantenendo la distanza. Alla mia sinistra sopraggiunge un'auto più veloce ed io pian pianino mi sposto nella corsia di sorpasso. La moto in maniera morbida inizia ad accelerare nonostante la distanza sia inferiore rispetto a quella del furgone. Questo perché il radar tiene conto della nostra velocità, ma anche della velocità di tutti i veicoli che si trovano all'interno del raggio d'azione, e in maniera intelligente appunto capisce che la moto può accelerare perché l'auto andava più veloce del furgone. Quarto punto, avviso di collisione posteriore. Se un veicolo sopraggiunge a velocità sostenuta, il sistema ci avverte e al tempo stesso, ricordiamoci la sicurezza passiva, il radar grazie alla luce strobo lampeggia per aumentare la nostra visibilità e di conseguenza avvertire il conducente del veicolo. Questi 4 sistemi di rilevamento sono frutto di 4 algoritmi differenti, da cui capite l'importanza degli aggiornamenti. Un po' come per gli airbag elettronici, continui studi porteranno a dei risultati sempre più precisi, ma soprattutto ad un livello di sicurezza sempre più alto. E dopo il mega super pippone è arrivato il momento di passare agli accessori. Se avete un carpete della Cighi modello 5 o 6 pollici, potete abbinarci senza fili il radar in modo da aumentare la sicurezza, o meglio la consapevolezza di tutto quello che succede dietro alla moto, perché il tutto verrà mostrato sullo schermo. Figata pazzesca. Altra cosa, con il radar avremo solo un avvertimento visivo dalle luci, mentre con il CarPlay abbinato possiamo attivare la cassa che si trova all'interno ed avere un doppio avvertimento visivo e sonoro. Ad esempio, guardate questa clip dove avevo impostato un limite minimo per quanto riguarda la pressione dei pneumatici. Sempre in diretta vedete l'allarme di sovraimpressione della ruota posteriore. L'allarme è stato visivo ed acustico. Ma continuiamo con gli accessori, ovvero gli specchietti. Le due versioni come fattura sono praticamente identiche, quello che cambia il design è qua allungato e qua il classico rotondo. E per non tediarvi apriamo solo questa. Guardate che capolavoro: specchietto di destra, specchietto di sinistra, istruzioni ed una scatolina. Quindi partiamo da questa, istruzioni, e prendiamo un solo specchietto. Per esempio, all'interno della scatolina troviamo 2 spessori da 6 mm con il foro per una vite M10, 1, 2 e 3 confezioni differenti. Per tipologia di flettatura troviamo il passo grosso, il passo fine e un passo destro e sinistro, e 2 fascette in gomma per tenere i cavi. Tutte le viti sono M10 ed hanno la testa Torx stile BMW. Ma guardate che design, perché questo specchietto, prima di essere un dispositivo di sicurezza, è anche un gioiellino. Cerco di mostrarvelo nel dettaglio anche nel punto di giunzione. Meccanismo di rotazione super stabile, luce strobo ricavata nell'asta, passaggio del cavo con lo stesso identico spinotto dei LED del radar, anello zigrinato in acciaio nella parte bassa per la rotazione. Ma guardate questo dettaglio, perché per me è una defiance professionale. In controluce si vedono le passate e l'utensile di spianatura con tutti gli incrementi. E scusate se mi soffermo su questi dettagli, ma capitemi, dopo oltre 20 anni di progettista di stampi, questo era in parte un po' il mio lavoro. So benissimo cosa significa, so benissimo quanto è complicato fare una bellissima spianatura con i giusti utensili, i giusti avanzamenti, gli incrementi. Qua hanno fatto un bellissimo lavoro. Considerate anche che questa non è una vernice, ma è una anodizzazione, completamente ricavato dal pieno, completamente in alluminio. Cosa significa? Significa che sono partiti da un blocco di alluminio più grande, hanno iniziato a lavorarlo con delle fresatrici a controllo numerico, e questo è il lavoro finale che esce dalla macchina. Altra curiosità, vedete la finitura dello specchio leggermente ambrata perché ha un trattamento antiriflesso. Inoltre il raggio di curvatura dello specchio è 1260
1260 perché è uno specchio leggermente convesso per aumentare l'angolo di visione. E qua, sempre per curiosità, vi faccio una domanda: ci avete mai fatto caso che l'immagine riflessa dallo specchio centrale, quello all'interno dell'auto, è diversa rispetto allo specchio laterale? Questo perché lo specchietto all'interno dell'auto ha un raggio di curvatura che tende all'infinito, quindi è praticamente piano, mentre gli specchietti esterni hanno un raggio di curvatura che mediamente vanno da 1000 a 1500. Quindi l'immagine riflessa, quella che potremmo definire reale, è quella dello specchietto centrale, mentre per quanto riguarda gli specchietti esterni è leggermente deformata perché tende ad ingrandire l'immagine stessa, e questo per aumentare l'angolo di visione e diminuire di conseguenza l'angolo cieco. Ma attenzione, perché non possiamo fare degli specchi molto convessi, in quanto poi l'immagine sarebbe talmente tanto deformata che quella riflessa non corrisponderebbe al reale, e quindi passeremo da un miglioramento per quanto riguarda la sicurezza a qualcosa di più pericoloso. Nel caso specifico si sono messi in mezzo perché hanno utilizzato un raggio 1260. Tornando al discorso che sono ricavati al pieno, hanno utilizzato un alluminio 6061, ottima scelta perché le caratteristiche di questo tipo di alluminio è che è facilmente saldabile, ma soprattutto che resiste bene agli agenti atmosferici. Infatti viene utilizzato per la realizzazione dei forcelloni delle moto, ma anche dei telaietti. Quindi anche per questo, da parte di Francesco, ex progettista, complimenti ai tecnici / progettisti della Cighi per come hanno realizzato e progettato questi specchietti. Avrete capito anche che se acquisterete lo specchietto opzionale basta staccare lo spinotto del LED del radar per agganciare quello dello specchietto, perché sono identici. E passiamo all'ultima grande novità, il multi remote controller. Velocissimo unboxing per vedere come si presenta all'interno della confezione. Solleviamo, dietro troviamo il cavo con un vano batteria e all'interno primo sacchettino con adesivo 3M, 2 chiavi, una vite lunga, secondo sacchettino una batteria classica piatta rotonda che troviamo all'interno dei telecomandi, e terzo sacchettino il supporto da manopola per collegare il telecomando, oltre alle immancabili istruzioni in cinese ed inglese. Prima cosa da fare, attacchiamo l'adesivo 3M. Ok, dall'altra parte guardate questo dettaglio, basta spingere e ruotare per sollevare il coperchio. All'interno vediamo il segno meno, quindi la batteria andrà sicuramente in questa posizione. Modello CR2032 da 3 volts, come vedete è una sorta di centratore, guardate i simboli, ora è aperto, basta ruotare per chiuderlo. Il supporto funziona in questa maniera, guardate c'è una guida, basta infilarlo e stringere le 2 viti per bloccarlo. Ma quello che ci interessa è confrontare il vecchio telecomando con il nuovo. Questo va benissimo, lo utilizzo da un paio d'anni, ma qua hanno fatto uno step successivo perché è più piccolino, ma soprattutto hanno aggiunto il joystick. Ora lo vedete lampeggiare perché è entrato in modalità pairing, ovvero sta cercando di agganciarsi al CarPlay. Altra cosa, qua vedete un filo con la batteria esterna, mentre questo aveva la batteria interna ricaricabile tramite una presa USB di tipo C nascosta dietro a questo sportellino in gomma. La soluzione della batteria esterna la capisco perché era l'unica maniera per rendere il telecomando più piccolino ma soprattutto più sottile. Altra cosa, nel vecchio telecomando o ti avvicinavi alla moto con un power bank per ricaricarlo, oppure, come ho fatto io, allentavi le 2 viti posteriori e lo sganciavi. Ma la vera differenza dal mio punto di vista è la presenza del joystick, perché bisogna essere onesti, quando è uscito il rotellone su BMW è stata una cosa tra virgolette futuristica. Attualmente per muoversi all'interno dei menu preferisco il joystick, quindi non vedo l'ora di provarlo anche sulla sorellona. Ma tornando alla durata della batteria, bisogna anche dire che in 2 anni l'ho ricaricato una volta sola. Considerate però che la moto è stata ferma qua in Sud America per 6 mesi. Con l'altra soluzione della batteria esterna solo il tempo ci darà l'effettiva risposta. E niente ragazzi, spero che il video sia stato piacevole ed interessante. Se avete qualche domanda, come sempre scrivetela sotto nei commenti, anche perché la nostra idea è di stare in Italia a giugno, fare qualche video pippone sulla sorellona, installare tutto quello che vi ho mostrato e con l'occasione rispondere alle vostre curiosità. Adesso scendiamo in garage per installare il tutto, installazione che vi risparmierò perché è la stessa del CarPlay, praticamente cavo rosso in batteria, cavo nero in batteria, cavo giallo
giallo ACC per l'installazione sotto chiave, ve l'ho fatto vedere diverse volte. Poi ragazzi, lasciatemi dire una cosa, se riesco a farlo io in queste condizioni potete capire benissimo che è una baggianata. Mentre molto interessante è la posizione del cavo ACC sul GS, perché il GS ha il CAN bus, un impianto elettrico differente, quindi vi condivido questa clip che avevo fatto durante l'installazione per il controllo remoto del CIGI IO 6 perché la reputo molto interessante. Guardate la clip e ci vediamo in garage al lavoro finito. Per non intaccare l'impianto originale e prendere con un rubacorrente il sottochiave proprio su questi cavi, non ho fatto altro che sfilare questa spinetta, far passare il cavo giallo in un piccolo forellino ed infilare il cavo giallo nel fusibile per fare i miei test. Il passaggio, come potete immaginare, è veramente piccolo e la spinetta va un po' più dura, non torna perfettamente in posizione, ma in questa maniera ho potuto fare tutti i miei test, vi posso garantire che tutto funziona e come detto non ho toccato minimamente l'impianto della moto. Centralina del radar installata sotto alla graticola che sembra progettata ad hoc, passaggio del cavo insieme alla telecamera del CIGI, dietro le abbiamo entrambe perché se vi ricordate ho installato sia il 5 che il 6. Ecco i due cavi che continuano sotto al sellino, passando sotto alla sella del conducente diretti in batteria. Installati anche gli specchietti, il cavo del LED passa in questo punto, eccolo qua, scende sotto e poi fascettato insieme agli altri cavi. Cambio prospettiva così lo vedete anche dall'altra parte. L'ho lasciato leggermente morbido per dare la possibilità allo specchietto di ruotare. Ecco come rimane tutto chiuso. Comunque frizione del meccanismo, sentite? Una qualità dei materiali, una precisione negli assemblaggi non paragonabile agli specchietti originali. E lo stesso vale per il meccanismo di rotazione dello specchio super stabile. Ma la chicca l'abbiamo qua. Questo è il telecomando che conoscete bene, guardate la nuova soluzione in basso. La posizione dei tasti e del joystick, super comodo, oltre ad essere oggettivamente bellissimo. Il cavo della batteria passa dietro, l'ho fascettato in questo punto, mentre la batteria l'ho incollata al serbatoio dell'olio della frizione. E in questa posizione ho tutto lo spazio per togliere il tappo e cambiare la batteria. Colgo l'occasione per rispondere a Patrizio che mi ha chiesto perché non utilizzo più il CarPlay. Patrizio, questo è il CarPlay da 5 pollici della CIGI. Non vedi qua il modello a 6 pollici che avevamo installato l'anno scorso, tra l'altro la posizione migliore per installare un navigatore barra CarPlay, perché purtroppo quando siamo ritornati in Perù a riprendere la moto, guarda cosa ho visto. Non so se riesco perché è una posizione scomoda, ma guarda dove indico con il dito. Provo a muovere un po' il cupolino, magari si capisce meglio. Praticamente uno dei due supporti, il cupolino, l'ho trovato spezzato. Sicuramente hanno dovuto spostare la moto era con il blocco a sterzo, la moto è pesante, si sono appoggiati da qualche parte, io non me ne sono accorto, quindi anche a causa della situazione delle strade è meglio non aggiungere peso in questo punto perché graverebbe tutto sull'altro supporto. Ora sarebbe da prendere la moto e testare il tutto, ma sapete come si dice da queste parti? No dar papaya, ovvero non dimostrare, non ostentare, non farti vedere. Per fare le cose fatte bene bisognerebbe attaccare un Insta360 qua in maniera da controllare il funzionamento della luce strobo, ma vista la situazione attuale di cui vi parlavo all'inizio del video, credo che sia meglio evitare. Come dico sempre ragazzi, mi piace l'avventura ma non andiamocela a cercare. Non so quando vedrete questo video perché sapete benissimo che per me fare video pipponi è come un parto gemellare, poi pensate a farli in Colombia in questa situazione. Non so se saremo usciti da questo impasse perché ora il nostro obiettivo è trovare la location dove lasciare la moto e ogni volta è sempre complicato, ma non stiamo qua a lamentarci, è la nostra vita, l'abbiamo scelta, quindi schiena dritta e avanti tutta. Come detto, se tutto andrà per il verso giusto a giugno dovremmo essere a casa. La mia idea è di fare qualche video pippone, tra cui l'installazione di tutta questa roba su GS e ovviamente anche il test on the road, poi ripartire verso nord, magari un giro fuori porta a Capo Nord, tanto per far riposare Sara, anche perché gli ultimi 4-5 mesi, come avete visto, sono stati un po' complicati. Per quanto riguarda tutti gli accessori presentati, non so dirvi il prezzo perché sono dei prodotti in anteprima, ma come per i CarPlay avrete il solito codice sconto Frank's Affair e per il resto la solita raccomandazione: se il video è stato piacevole ed interessante siate sinceri, criticate tranquillamente, altrimenti lasciate un bellissimo commento, iscrivetevi al canale, un bel mi piace e noi come sempre ci rivediamo, questa volta lo posso dire, al prossimo video pippone se tutto va bene in Italia. Ciao ragazzi, da Francesco, da Sara che è qua di fianco e dalla Tenerona che è giù in garage. Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Ain't
look at me, man, what I've become.